Buongiorno, proviamo ora a riciclare i tasti di questa calcolatrice. Prima cosa abbiniamo i tasti in modo da formare dei cubetti. Dentro questi cubetti dobbiamo creare lo spazio per i gancini. Vedete? Aprendolo scopriamo che hanno una base che va un po' scavata. Useremo una candela, vi metterò in descrizione il link per fare queste candeline se vi interessano, altrimenti prendete un fornello dove scalderete io sto usando uno spillo. Lo spillo, una volta che sarà caldo, fonderà la plastica in modo da creare lo spazio per poterci attaccare il gancino all'interno. Dovremo creare un buco sotto e un buco sopra per tutti i tasti, tranne che per l'ultimo, che avrà bisogno di un gancino sopra ma non di un gancino sotto. Adesso io preparo prima tutti questi passaggi, possiamo chiamarli così, poi ho tanti di questi gambi per orecchino, ne userò 2 per ogni cubo che andrò a formare. Vedete, faranno da gancino, però sono lunghi, non abbastanza lunghi per poter fare un doppio anellino sopra sotto, quindi li taglierò a metà e ne userò 2 per ogni tasto, in modo da far uscire sia sopra che sotto un anellino. Continuo a fare i miei passaggi. È abbastanza semplice. Ovviamente se un anellino è in verticale, quello sopra sarà in orizzontale. Vi faccio vedere, apriamo uno di questi anellini, lo apriamo sempre nel solito modo che vi ho insegnato, così, inseriamo l'anellino successivo e vedete che se uno è in orizzontale l'altro deve essere in verticale. Dobbiamo fare attenzione quando li andiamo a incollare che mantengano questa posizione. Tagliamo a misura e andiamo a incollare all'interno del nostro cubo primo gancio. Prima di incollarli raschiamo via, viene via facilmente, eventuali sbavature di fusione. Ecco. Adesso vi faccio vedere un piccolo orecchino con un solo cubo, quindi metterò un solo gancino sopra, con colla forte lo attacco e poi sempre con colla forte chiudo il mio cubo. Questo è già, volendo, un orecchino. Metterò un gancino, un anellino apribile per unirlo alla monachella. Userò la monachella in questo caso, tanto anche per farvi vedere un'alternativa. Uso un anellino perché, essendo grosso, trovo più bellino lasciare un po' più di spazio. Vediamo sempre il solito modo, lasciare un po' più di spazio dalla monachella. Questo è un primo orecchino. Ora torniamo all'idea, quella principale, dell'orecchino fatto con 3 tasti. Apriamo l'anellino e richiudiamolo incastrando già l'altro gambo. Apriamo e chiudiamo sempre col solito sistema che vi ho insegnato. Tagliamo a metà il gambo che andrà incollato all'interno del primo tasto che stiamo facendo, primo dei 3 tasti che andiamo a fare.
sempre con colla forte, attenzione alle dita, e attacchiamo. Dobbiamo far uscire anche sotto un altro anellino, il quale attaccheremo già per comodità gancio successivo. Ecco, utilizzerò invece che la monachella il gambo. Guardate come dovrà essere attaccato, così. Dobbiamo fare attenzione al momento in cui attacchiamo il nostro gancino, che abbia la direzione giusta, che l'anellino abbia la direzione giusta. Ok? Adesso chiudiamo il nostro cubetto. Il bello di questo gambo di orecchino che sto usando proprio per inserire nel lobo dell'orecchio è che posso girare il mio orecchino. Qui vedo la scritta CE. Per vedere la mia radice quadrata che ho dall'altra parte mi basta girare il gambo dell'orecchino, invece che inserirlo nel lobo così, lo inserisco così. Molto semplice. Questo l'ho inserito nel lobo, nel mio lobo, e davanti troverò la mia radice quadrata. Se lo giro dall'altra parte, davanti avrò la mia scritta CE. Ecco che in maniera molto semplice posso continuare a cambiare quello che voglio far vedere. Quindi tagliamo corto il gancio che abbiamo lasciato uscire sotto e lo andiamo ad incollare. Attenzione, anche qui guardiamo che lato deve avere il nostro anellino prima di incollarlo. Incolliamo già anche quello sotto, chiudiamo il tutto e adesso non ci rimane che fare il terzo dado. Attenzione, vedete il secondo cubo rimane storto perché ho incollato non dritto qualche anellino. Ecco, vedete, quello che esce dal primo non è dritto e allora delicatamente lo vado a raddrizzare. Ecco risolto il problema. Basta farlo con delicatezza. Poi se ci piace lasciarli un po' in movimento non lo andiamo a raddrizzare. Apriamo anche l'ultimo gancino che attacchiamo all'ultimo dado, lo tagliamo, sarà un unico gancio per l'ultimo dado perché non avrà bisogno del gancio di uscita, del gambo di uscita. Lo attacchiamo, anche questo solito sistema, controllando come va attaccato, colla forte e chiudiamo ed ecco fatto. Se ci sarà anche qui da regolare l'anellino, raddrizzarlo, lo andremo delicatamente a raddrizzare. Ecco due tipi, quello un po' più lungo, un po' più particolare, che può essere girato e dar la possibilità di mostrare un giorno il lato CE e un giorno il lato con la radice quadrata, e l'altro che non può essere girato, ma carino lo stesso. Buon lavoro.